L'Italia è fatta di storie e vicende tramandate oralmente che poggiano le basi su fondamenti più o meno veritieri, sussurri poi diventati voci che col tempo sono mutati in fatti, ma solo alcuni possono vantare di avere davvero un fondo di verità. La leggenda metropolitana, si sa, nasce così, inerpicandosi attraverso i muri di abitazioni abbandonate che ben presto, da un giorno con l'altro, diverranno teatro di scene truculente, dapprima come un timido germoglio, poi mutandosi in idera coriacea, dura, che non si staccherà più. E a questo punto la menzogna, magari inventata per impressionare qualcuno, è diventata realtà. Agli inizi del Novecento, una ragazzina di nome Clara aveva sviluppato poteri medianici talmente potenti ed eccezionali da spaventare addirittura il suo stesso padre che, un brutto giorno, decise di mettere fine a quelle doti, prendendo la figlia e imprigionandola in un'intercapedine del muro della loro stessa abitazione. Lì, sepolta viva, Clara invocò aiuto e pianse tutte le sue lacrime finché non venne colta dalla morte. Da quel momento e per i secoli a venire, intorno alla villa teatro di quell'orribile fatto, è scesa una nebbia fitta che allontana i passanti, tant'è che gli abitanti del posto preferiscono addirittura cambiare strada piuttosto che transitare lì davanti. All'interno delle grandi e desolate stanze, Clara continua i suoi pianti e le suppliche, per sempre prigioniera degli orrendi momenti che l'hanno portata alla morte, spettatrice ignara del passare del tempo. In notti particolarmente luminose, quando la luna è alta nel cielo e fende la nebbia, è possibile avvistare il triste fantasma della ragazzina che vaga nel parco attorno alla casa. Ma aspettate, è proprio così che è andata? Rifacciamo. C'era una volta una bellissima ragazza di nome Clara che un giorno si innamorò di uno dei sottoposti del padre, concedendosi a lui. Il padre di Clara, infuriato e disonorato, decise di chiuderla in casa, lontana da qualsiasi sguardo indiscreto. Mano a mano che i giorni e gli anni passavano, Clara, prigioniera delle sue stesse mura, invecchiò disperandosi finché la morte se la portò via. Eppure, nonostante il suo spirito sia finalmente libero, in alcune notti è ancora possibile udire chiaramente le sue urla e i pianti strazianti. Che confusione, ragazzi! Clara era una bambina con doti medianiche o una ragazza? È morta murata o prigioniera del padre? Ma siamo davvero sicuri che queste leggende, che spingono molti gruppi appassionati di ghost hunting a violare l'ennesima proprietà privata, abbiano davvero un fondo di verità? Andiamo a vedere. Magari qualche volta scende anche la nebbia a Trebbo di Reno, specialmente su via Zanardi, al civico 449, ubicazione della villa protagonista del nostro racconto. Dopotutto ci troviamo in una zona di campagna che un tempo doveva essere proprio isolata, ma a poche centinaia di metri dalla proprietà oggi sorgono case abitate. Chi sarebbe così pazzo da metter su famiglia in un luogo maledetto, di fronte al quale non vuole passare nessuno? Via Zanardi, oltretutto, è molto percorsa sia dagli occasionali che dalle persone del luogo. Difficile, quindi, pensare che la gente di Trebbo preferisca evitarla, magari mettendoci 2 ore per raggiungere il centro di Bologna da un'altra direzione.
Le origini di Villa Clara non si perdono nei meandri della storia, giustificando così la nascita di queste leggende metropolitane, ma sono precise e come via Zanardi seguono un percorso chiaro. L'edificio risale alla seconda metà del 1500, come dimostra lo stemma del pontefice Gregorio XIII, che secondo l'uso del periodo venne posto a datare la costruzione con preciso riferimento al Papa vivente. Originariamente nota come Casino del Trebbo proprio perché sorta in prossimità dell'omonima frazione bolognese, divenne poi Villa Malvasia dal nome del successivo e più illustre proprietario, il conte Carlo Cesare Malvasia. Questi visse nel 1600 e fu un grande mecenate, tant'è che seppe raccogliere in quella sua abitazione molti artisti dell'epoca. La villa conobbe quindi un periodo di grande fasto e ricchezza, frequentata com'era da artisti del calibro di Valesio, Domenico Ambrogi, detto Meneghin del Brizio, Antonio e Girolamo Curti, conosciuto come il Dentone, Angelo Michele Colonna e poi Antonio e Franceschino Carracci. A loro si devono gli affreschi e i pregevoli paesaggi nelle pareti e nei soffitti del pian terreno. Il conte Carlo Cesare, che fu anche un raffinato critico d'arte, a cui si devono le prime storie della pittura bolognese, come la Felsina pittrice, tuttora fondamentale per lo studio dell'arte locale, è probabilmente raffigurato a cavallo nel dipinto posto sul camino che rappresenta l'antica battaglia di Castro. Alla sua morte, nel 1693, il villino venne donato per sua espressa volontà ad una famosa istituzione bolognese dell'epoca, l'Arciconfraternita della Vita, e visse altri momenti di splendore. Non si conoscono le vicende della villa per buona parte del Settecento e dell'Ottocento, ma ai primi del Novecento appartenne al cavalier Ferdinando Bonora, che vi arrecò numerosi miglioramenti e alla cui morte, avvenuta nel 1917, lasciò la proprietà alla figlia Zaida Bonora, coniugata a Francia. In seguito venduta, la villa passò in mano a vari speculatori che misero a repentaglio la sua conservazione, adibendo la loggia d'ingresso a rimessa di carri da trasporto. Nel 1928 fu acquistata dalla signora Clara Mazzetti, vedova Barzaghi, che ristrutturò le sale del pian terreno. Ed ecco la nostra Clara, che però non di una bambina si tratta e nemmeno di una ragazza punita dal padre, ma di una donna benestante, oltretutto vedova, conosciuta da allora come Villa Clara. La struttura ospitò la famiglia della proprietaria e nell'immediato dopoguerra, verso gli anni 50, fu venduta alla famiglia Alessandri, entrando a far parte della cospicua eredità dell'ingegnere Alessandro Alessandri, costituita da oltre 100 immobili. Alessandri, uomo profondamente religioso e tormentato dai sensi di colpa per un amore di gioventù osteggiato dalla famiglia, si curò ben poco della proprietà. Per Villa Clara iniziarono così gli anni del declino, complicati dalla fama di casa stregata, a causa delle storie sinistre che circolavano già dai primi degli anni 70. Lasciata a se stessa, saccheggiata, fu privata di tutto ciò che si poteva portare via come macabro trofeo. Qualcuno in quel periodo riuscì perfino a rubare un camino, eppure gli arredi esterni in ferro battuto si rivelarono bottino prezioso. Poi fu la volta delle sette sataniche, o sedicenti tali, che entrarono tra le mura della villa per celebrare i loro riti. Allora il parroco di Trebbo, don Gianni Sandri, si attivò e si rivolse ad Alessandri per salvare da questi raid notturni almeno l'altare della cappella e gli arredi che ancora rimanevano. Ottenuto il permesso dal proprietario, portò ciò che trovò nella chiesa di San Giovanni Battista di Trebbo. L'ingegnere Alessandri, resosi conto di persona di quanto stava accadendo nella sua proprietà, cominciò a recarvisi di sera munito di una torcia, ma non, come si potrebbe credere, per scovare i vandali, quanto per evitare che costoro si facessero male.
In una di queste occasioni venne individuato da ragazzi forniti di mazze di baseball, pronti a spaccare tutto ciò che trovavano. Così venne perfino derubato, picchiato e minacciato. Si arriva così ai giorni nostri, nel 2004, alla morte dell'ingegnere, quando la casa viene ereditata dalla signora Vittoria Bossi, che con il figlio Zeno ha deciso di provvedere al restauro dello storico edificio sotto la supervisione della Sovrintendenza per i beni architettonici della regione. Così sono stati consolidati i muri perimetrali dopo la demolizione dei tramezzi posticci, delle parti pericolanti e dei solai e predisposto un salvataggio per gli affreschi rimasti. Per quanto riguarda la leggenda, gli operai specializzati che hanno lavorato al recupero della villa, a volte costretti a fermarsi in loco anche fino a mezzanotte, affermano di non avere mai avuto incontri ravvicinati in grado di avvalorare le fantasiose dicerie. Nelle operazioni di smantellamento non hanno trovato resti di sepolture o nicchie in cui potesse essere stata murata una persona. Oggi la villa resta avvolta dal mistero perché si sa, le storie, le leggende passano di bocca in bocca, superando i confini locali e ora vengono sempre più amplificate dai racconti fuorvianti che si succedono incontrollati su internet. Resta la speranza che un giorno non lontano Villa Clara possa essere nuovamente riportata agli antichi splendori del tempo, avvalorata dalla sua storia, dove il vero orrore resta l'incuria e la profonda ignoranza di taluni.